Il lungo regno di Luigi XIV è ricordato per molti motivi. Sono state tante le guerre e gli intrighi reali, e non sono di certo mancati scandali e misteri. Di uno scandalo in particolare ho già accennato in altri miei video, dedicati alle donne di Luigi. E oggi ho pensato di raccontare questa storia in maniera più approfondita. Sto parlando del cosiddetto affare dei veleni, a causa del quale molti membri dell'aristocrazia di Francia furono condannati a morte con l'accusa di aver praticato stregoneria e avvelenamenti. L'affare dei veleni ha coinvolto circa 442 sospettati, di cui 218 furono arrestati, 36 giustiziati, 23 esiliati. Molti morirono mentre venivano torturati o si suicidarono e altri ancora non furono mai processati per ordine del sovrano. Ma andiamo con ordine. Pare che tutto ebbe origine nel 1662, quando Gaudin de Sainte-Croix, un ufficiale di cavalleria appassionato d'alchimia, venne presentato a Marie-Madeleine d'Aubray, marchesa di Brinvilliers, proprio da suo marito. Il marito della marchesa, però, si allontanò poco dopo a causa dei suoi debiti. Lei rimase da sola e si avvicinò molto a Gaudin, diventando presto la sua amante. Ma il padre della marchesa, Antoine d'Aubray, non era affatto contento della condotta di sua figlia, che avrebbe potuto danneggiare la sua immagine. Così fece imprigionare Gaudin alla Bastiglia per 6 settimane, nel 1663. Proprio lì lui fece amicizia col suo compagno di cella, un avvelenatore italiano che aveva già commesso diversi crimini ed era al servizio della regina Cristina di Svezia, esperta di alchimia. Lui gli insegnò molte delle cose che sapeva. Pare che gli diede anche l'indirizzo di Christophe Glaser, un noto chimico che gestiva una farmacia a Parigi. Anche se secondo altre fonti lui conosceva già questo chimico e aveva frequentato qualche sua lezione in passato. Gaudin, a sua volta, quando venne rilasciato, avviò un'attività di alchimia e cominciò a lavorare coi veleni. Insegnò alla sua amante ciò che aveva imparato e lei divenne in fretta molto esperta. Secondo la leggenda, avrebbe messo in pratica ciò che aveva imparato sui pazienti dell'Hôtel Dieu. A quell'epoca non era insolito che le donne della nobiltà francese visitassero gli ospedali per aiutare a prendersi cura dei malati. E visto che questi pazienti erano già malati, la marchesa riuscì a testare i suoi veleni senza creare sospetti. Gli annotava scrupolosamente tutto, le dosi, i sintomi, la durata dell'agonia, e pare anche che con grande soddisfazione si divertisse a notare come i medici affermassero che i decessi fossero dovuti a cause naturali. La marchesa provò questi veleni anche sui suoi servi, dando loro del cibo avvelenato. Nel 1666, invece, avvelenò il padre, facendo sì che anche la sua morte venisse considerata naturale. Pare lo abbia fatto perché aveva bisogno di soldi e voleva assicurarsi in questo modo la sua eredità. Ma finì in fretta il denaro ricevuto e, sentendo il bisogno di averne ancora, pensò di avvelenare anche i suoi fratelli per ottenere la loro parte di fortuna. E i due morirono nel 1670, a distanza di pochi mesi. Molti sospettarono che fossero stati avvelenati, perché entrambi morirono in circostanze simili e a distanza di poco tempo, ma alla fine anche i loro decessi furono considerati naturali. Sembra che avesse provato ad avvelenare anche altri, una cognata, una nipote, e si dice anche il suo stesso marito. Il marito, sospettoso e timoroso per la propria vita, preferì starle lontano. Secondo alcune fonti, pare volesse avvelenare anche il suo amante, che impaurito rinchiuse molte prove della sua colpevolezza in uno scrigno, scrivendo da aprire solo in caso di morte precedente a quella della marchesa. E sfortunatamente per lei, il 31 luglio del 1672, Gaudin morì, si presume accidentalmente. L'uomo però era pieno di debiti e proprio grazie ai suoi creditori fu ordinato l'inventario dei suoi beni e proprio così fu ritrovato lo scrigno, all'interno del quale c'erano delle lettere fra i due amanti e un diario che accusavano la marchesa dei vari avvelenamenti e non lasciavano dubbi.
ma quando lei lo venne a sapere, fuggì, prima che avvenisse il processo. Gli inquirenti interrogarono un domestico che a quanto pare l'aveva aiutata e lui, sotto tortura, confessò tutti i crimini della marchesa. Poco tempo dopo fu catturata dalle guardie reali e dopo un processo fu giustiziata nel 1676. Fu sottoposta alla tortura dell'acqua, costretta a bere 16 pinte d'acqua. Poi fu decapitata e il suo corpo bruciato sul rogo. Ma la vicenda non si concluse lì. Questo, appunto, fu solo l'inizio del cosiddetto affare dei veleni, perché l'inchiesta continuò e successivamente venne fuori che una certa Marie Bosse, celebre chiromante di Parigi, aveva fornito dei veleni ad alcune mogli di diversi membri del Parlamento francese che volevano uccidere i propri mariti. Tutto questo venne a galla a causa sua, perché si ubriacò a una festa e si vantò di essersi arricchita proprio in questo modo. I membri della polizia in quel periodo indagavano di continuo sui vari casi di avvelenamento. Quindi, quando qualcuno gli riferì ciò di cui la donna si vantava, inviarono da lei una delle loro mogli, che finse di voler comprare un veleno per uccidere uno dei suoi nemici. Marie Bosse glielo vendette e così facendo si mise in trappola e venne arrestata, insieme alla sua famiglia. Marie a quel punto, durante le sue confessioni, denunciò a sua volta una sua rivale, una nota avvelenatrice e presunta maga, Catherine Monvoisin, nota come La Voisin. Gabriel Nicolas de la Reynie, capo della polizia di Francia, chiese ai suoi agenti di battere al tappeto il quartiere parigino di Saint-Denis, dove vi era un'altissima concentrazione di fattucchieri e dove la Voisin era molto nota. I vari controlli e gli arresti che seguirono portarono a galla tanti nomi di aristocratici che chiedevano del veleno per eliminare nemici o mariti violenti. Essendoci di mezzo persone di alto rango, Luigi XIV fu costretto a intervenire e istituì la cosiddetta Camera Ardente, uno speciale tribunale volto a giudicare gli imputati senza possibilità di appello. Dalle indagini accurate emerse che oltre all'avvelenamento, la Voisin fu accusata anche di altri crimini, tra i quali gli omicidi di bambini neonati durante le messe nere celebrate da sacerdoti scomunicati, come l'abate Etienne Guibord, poi anche per orge sataniche e profanazioni di ostie consacrate. Pare che avesse anche aiutato una lunga serie di dame ad abortire clandestinamente. L'inchiesta fece enormi passi avanti quando fu ritrovato il suo diario, nel quale aveva segnato molti dei nomi dei suoi clienti e i compensi ricevuti. Pare che fra i clienti della Voisin ci fossero nomi molto noti come Olimpia Mancini, nipote del primo ministro Giulio Mazzarino, che fu accusata di aver provato ad avvelenare Louise de la Vallière, la prima favorita di Luigi XIV, e anche suo marito, il conte di Soissons. Sembra che nell'affare dei veleni ci fosse di mezzo anche sua sorella, Maria Anna Mancini. Poi François-Henri, duca di Luxembourg, Elisabetta, contessa di Gramont, la marchesa Bénigne d'Alluy e molti altri. Sembra che fra i vari interrogatori fosse più volte venuto a galla il nome della marchesa di Montespan, l'amante in carica di Luigi XIV, ma le varie testimonianze sembravano incongruenti fra di loro. Luigi seguiva di persona l'avanzamento delle indagini, che durarono dal 1677 al 1682. La Voisin fu condannata al rogo e giustiziata il 22 febbraio del 1680 in piazza de Grève. Dopo la sua morte, sua figlia, Marguerite Mauvoisin, chiamò in causa la marchesa di Montespan e riferì che sua madre aveva venduto a Madame de Montespan dei filtri d'amore che servivano ad allontanare Luigi da Louise de la Vallière per farlo innamorare di lei. Si dice che le due invocassero il diavolo, pregandolo per l'amore di Luigi, e abbiano sacrificato la vita di alcuni neonati per la creazione delle varie pozioni, figli di popolane che non erano in grado di prendersene cura. Madame de Montespan, come sappiamo, divenne l'amante ufficiale del sovrano, e pare che da allora, ogni volta che aveva un problema con Luigi,
si servisse della Voisin per far sì che venisse risolto. Pare che nel 1673 la Voisin avesse organizzato per lei una serie di messe nere, officiate da Etienne Guibord, e almeno una volta la stessa Montespan si dice abbia partecipato come altare umano durante la messa. Mentre stava con lei, Luigi intraprese una storia con Angélique de Fontage e quando questa morì nel 1681 a causa di una lenta malattia che la indebolì, si credeva che fosse morta avvelenata e tutti pensarono che la responsabile fosse proprio Madame de Montespan. Oltretutto fu detto anche che per gelosia avesse intenzione di avvelenare Luigi insieme all'amante. Quando Luigi venne a conoscenza delle accuse sul suo conto, si allarmò, pensando al destino dei figli che aveva avuto con lei. Figli che peraltro erano anche stati legittimati. Fu così che decise di risparmiarla, e infatti tutti i sospetti sul suo conto non furono mai confermati e sul suo effettivo coinvolgimento in questa storia è sempre rimasto un dubbio. I suoi accusatori furono rinchiusi nelle fortezze reali e Luigi fece improvvisamente chiudere le indagini, chiedendo di bruciare tutte le carte che riguardavano la Montespan. Questo però non le assicurò l'amore del sovrano. Lui infatti si allontanò da lei, che cadde progressivamente in disgrazia e alla fine fu esiliata in un convento di Parigi. La Camera Ardente fu sciolta nel 1682 per ordine del sovrano, ma l'affare dei veleni è comunque passato alla storia come un evento scandaloso che gettò imbarazzo sulla Francia di quell'epoca.